Bentornati a tutti quanti. Oggi ho messo i nidi. Questo momento che stavo aspettando da tanti mesi finalmente è arrivato. In questo video ti farò vedere i nidi dei canarini, delle cocorite, degli inseparabili e delle calopsiti e ti racconterò anche qualche curiosità. Questa mattina presto ho cominciato a mettere i nidi, prima ai canarini e successivamente ai pappagallini. Ho iniziato presto, così nel primo pomeriggio, che è l'ora che sto registrando, già potrai vedere le prime costruzioni, soprattutto dei canarini. Perché dopo qualche ora, se le femmine sono pronte, cominciano appunto a costruire il nido con il materiale che abbiamo messo a disposizione, è l'aiuta. Nei pappagalli invece molto probabilmente, specialmente nelle cocorite, troveremo materiale di fondo buttato fuori dal nido e io non faccio altro che continuare ad aggiungerlo finché non deporranno il primo uovo. Dopo non tocco più il nido, non metto più le mani e cerco di non disturbarli. Le canarine, non appena ho introdotto i nidi con l'aiuta, subito hanno cominciato a giocarci un po', a strappare l'aiuta e non sapevano bene ancora quale nido scegliere. Perché va detto che molti allevatori, compreso me, mettiamo più di un nido nella gabbia. Questo perché succede spesso che le canarine sono pronte ma non costruiscono il nido dentro alla coppetta che avete messo, semplicemente perché in quella posizione non le sta bene, in quella posizione non si trovano sicure. Allora a volte può succedere che vedete che le vostre canarine cominciano magari a costruire il nido in fondo alla gabbia oppure dentro a una ciotola dove magari avete messo del mangiare. Ecco, quello indica che il nido dove l'avete posizionato non è posizionato nella maniera corretta. Per evitare di continuare a spostare il nido un po' in tutta la gabbia, come facevo un tempo io quando avevo cominciato, si mettono più nidi in maniera che la femmina possa scegliere quello che gli aggrada di più. Una volta che la femmina poi ha scelto il suo nido, si può tranquillamente togliere tutti gli altri nidi che si sono messi in più. E con questo sistema si accelera di molto la costruzione del nido. Adesso vi faccio vedere un po' cosa stanno combinando. In particolare, una femmina quest'anno mi ha sorpreso, perché è una femmina, questa, che è del 2023, quindi è già la terza covata che fa in allevamento e tutti gli altri anni ha sempre scelto il nido esterno aperto. Quest'anno, a sorpresa, ha scelto il nido interno. Probabilmente non avevo la batteria, quindi in questa batteria, lì, in quella posizione, sente che il nido è più sicuro. Ecco, questa è la coppia che vi parlavo prima, che quest'anno la femmina ha scelto il nido interno. Questa in poche ore praticamente ha fatto il nido. Questa è una femmina molto brava, per questo che l'ho ottenuta tutti questi anni. Vedete che l'aiuta con il cotone è sempre disponibile e lo lascerò finché non vedrò il primo uovo. Se vedete che giocano con l'aiuta e quindi la buttano per terra, oppure costruiscono il nido ma tanta aiuta finisce per terra e diciamo nel portaiuta non rimane più niente, continuate ad aggiungere aiuta. Ci deve essere il materiale da costruzione sempre e in abbondanza, in maniera che loro costruiscono più velocemente il nido. Non andate a raccogliere quella sul fondo perché è sporca. Quella che cade sul fondo va buttata via. Quindi aggiungete materiale pulito. Questa femmina ha depositato, ora non si vede, ha cominciato a costruire un po' di nido interno, ignorando quest'altro nido che ho messo qua. Quest'altra
ha messo un po' di juta dentro al nido interno, un po' due fili in quello esterno, ma credo che sceglierà quello interno anche lei. Probabilmente in quella posizione si sentono più sicure. A lei ho messo un nido chiuso, c'è una motivazione, spero che scelga quello. Per adesso è in fase di osservazione. Anche questa femmina che ha messo un po' di fili di juta lì, però adesso sembra più intenzionata al nido interno pure lei. Quando il nido sarà completato, probabilmente la coppia procederà all'accoppiamento. Non c'è un tempo prestabilito, ma ho notato che dopo una settimana dall'accoppiamento arrivano le prime uova. La speratura ci dirà se l'accoppiamento è andato a buon fine, quindi se le uova sono piene. La schiusa delle uova dei canarini di solito avviene dopo 13-14 giorni. È chiaro che se si inizia un pochino prima e magari fa un pochino più freddo, ci può volere anche qualche giorno di più. Prima vi ho detto che ho messo il nido chiuso a quella femmina e c'era un motivo. Il motivo è semplicemente che, come ho già detto in altri video, quest'anno ho più femmine rispetto ai maschi e quindi a qualche maschio toccheranno due femmine. Appunto, quella è una femmina dove poi andrò a togliere il maschio e lo andrò a mettere con un'altra femmina. Questa si chiama tecnica al salto oppure del maschio volante e per questo gli ho messo un nido esterno chiuso sperando che lo scelga, in maniera che quando toglierò il divisorio e quindi il maschio andrà nella gabbia accanto, magari la femmina in questa operazione viene disturbata di meno. Ma adesso andiamo a vedere che cosa stanno combinando i miei pappagallini. Ecco, siamo nel locale dei pappagalli, c'è abbastanza chiasso, non so se si sente. Appena ho messo i nidi stamattina, le femmine che qui sono leggermente più avanti rispetto ai canarini hanno cominciato a ispezionare il nido. Adesso poi vi farò una panoramica di quello che succede. Le cocorite, come prevedibile, un pochino, non tantissimo, hanno buttato un po' di materiale di fondo fuori, ma questo lo fanno per pulire, per preparare il nido, ma devo dire che rispetto agli altri anni lo hanno fatto molto meno. Ho messo anche della paglia dentro al nido degli inseparabili perché i miei inseparabili normalmente non portano il materiale dentro, quindi metto la paglia già dentro e loro la modellano e si costruiscono proprio un nido. Le calopsiti, anche loro cominciano a entrare, a uscire, a ispezionare un attimo. I pappagalli sono già insieme da parecchio tempo, quindi qualcuno potrebbe essersi anche già accoppiato. Li vedo abbastanza pronti, quindi non mi stupirei se qualche coppia in questa settimana cominciasse a deporre qualche uovo. Questo è il mio maschio che quest'anno fa 7 anni, l'ho messo con questa femmina che è evidentemente pronta e vediamo cosa combina quest'anno. Questa coppia amoreggia. Lui prima ha provato, insomma, l'accoppiamento, lei ormai non scappa più, anzi, vedete, si lascia imbeccare. Ecco le calopsiti che quello è il maschio che entra, controlla, la femmina rimane fuori, va tutto bene, puoi entrare, sembra che gli dica questo. Ora se riesco vi faccio vedere una femmina di inseparabile che è dentro al nido. Non so se riesco a aprire e filmarla, ci provo. Ecco si è modellata la paglia, comincia ancora un po' sistemata.
e l'avete vista prima che poi è uscita. Eccola lì, è avorio. Prima l'ho disturbata, non lo farò mai più perché devono stare tranquilli. Fra poco rientrerà. Qui si vede un po' buio, è il maschio, la femmina è dentro, questa volta non la disturbo, non apro. E quindi qua mi aspetto le uova presto, anche perché ho tirato tanto e la femmina era molto gonfia. Da quando si mette il nido, anche qui non c'è un tempo prestabilito, in genere una settimana, anche 10 giorni. E poi anche le vostre femmine dovrebbero deporre le prime uova. Io credo di avervi detto tutto, vi ho fatto vedere un pochino il mio allevamento, canarini, pappagallini. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti e a presto!